Circa un mesetto fa, Hellpointed 2 ci ha immersi nuovamente in prima persona nel meraviglioso mondo di Five Nights at Freddy's ed è stato tremendamente divertente, ma come al solito la narrazione di Scott e Stillwell nasconde una quantità indefinita di segreti. In questo video però non parleremo né dell'identità del protagonista di Hellpointed 2 né di quale sia il significato di questa avventura che separa Security Breach da Ruin. Vogliamo parlare invece di uno dei grandi assenti, un personaggio dal potenziale enorme che tuttavia sembra che al momento stia in qualche modo venendo messo da parte. Una simpatica maniaca che fino a poco tempo fa era uno dei nostri incubi in Security Breach. Avete sicuramente capito, ci riferiamo proprio a Vanny, lo psicotico alter ego di Vanessa che sotto l'influenza di Glitchtrap cercava di liberarsi di Gregory. Vanny è indubbiamente, almeno all'apparenza, un'enorme occasione sprecata. Su di lei si sarebbe potuto scrivere un libro intero, eppure dai giochi sembra essere totalmente sparita e nei Tales from the Pizzaplex non se ne fa nemmeno un minimo cenno. Ma allora perché oggi siamo qui a parlarne? Ebbene, in qualche modo Vanny è ancora presente e in maniera molto più corposa rispetto a quanto visto in Help Wanted 2. Il problema è uno solo. Abbiamo detto è ancora presente, ma per essere totalmente corretti dovremmo dire sarebbe dovuta essere, poiché chi ha scavato nel codice di Hellpointed 2 ha scoperto un dettaglio molto interessante: la presenza di una serie di linee di dialogo attribuite proprio a Vanny, totalmente rimosse nella versione finale del gioco. Dobbiamo ancora capire se si tratti di una dimenticanza o di un qualcosa fatto nella speranza che la community andasse ad indagare, poiché tra i crediti del gioco figura effettivamente un nome associato alla voce di Vanny, voce che però non si sente nemmeno in un'occasione. E dunque, perché non rimuovere completamente ogni indizio? Anche perché ciò che dice è parecchio curioso e soprattutto lo è il modo in cui lo dice. Leggendo i dialoghi, l'impressione è quella di non trovarsi più ad avere a che fare con la Vanny che conosciamo. Il suo tono sembra essere più calmo, con l'intento addirittura di aiutarci senza apparenti secondi fini. Quella di Vanny in questo caso è una guida, un ruolo estremamente importante e che in un certo senso stravolge lo scopo di tutto ciò che facciamo. Innanzitutto, la sua doveva essere una comunicazione che passasse inosservata agli staffbot. E come fa presente lei stessa, la frequenza che usa non può essere percepita, rendendole quindi possibile parlarci senza preoccuparsi di essere scoperta. Da parte nostra, ovviamente, aveva bisogno di collaborazione, quindi noi avremmo dovuto agire in maniera naturale in modo da non destare sospetti negli staffbot. Le sue affermazioni inoltre chiariscono una cosa: la sua missione riguarda due soggetti. Uno sicuramente è Glitchtrap, per cui vengono usati pronomi maschili. Di lui ci viene detto che parte del suo codice è ancora presente e che grazie all'aiuto di Vanny possiamo arrivare ad impossessarcene e condurlo a lei. Ora fermiamoci un attimo e ripensiamo a quell'enigmatico finale in cui vediamo una gigantesca versione proprio della nostra Vanny schiacciare Glitchtrap una volta per tutte tra le proprie mani, dopo che noi le abbiamo consegnato il plushie verde trovato in Princess Quest 4. In un contesto senza indicazioni come quello che si affronta nel Hellpointed 2 non era chiarissimo. Si capiva che in qualche modo avessimo fatto un favore a Vanny, ma mancava chiarezza, mancava una motivazione. Motivazione che diventa immediatamente comprensibile nel momento in cui associamo quel finale alle parole che lei stessa ci ha detto durante il nostro percorso. E a maggior ragione ci chiediamo perché abbiano deciso di eliminarle. Ovviamente non finisce qui. Ogni suo messaggio è un'evidente indicazione su come proseguire. Se prima i Memory Plush non avevano il benché minimo senso di esistere se non come collezionabili, ora sappiamo che sono quei ricordi che ancora tengono ancorata l'ultima parte del codice di Glitchtrap. E il motivo per cui cerchiamo di trovarli tutti è proprio arrivare a lui e condurlo infine a Vanny. C'è infine uno dei contributi più importanti da parte sua. All'interno del gioco, quando si raggiunge l'inibitore e ci si toglie finalmente la maschera, succede tutto grazie al poster in cui vediamo un uomo compiere proprio quell'azione. Il merito della scoperta però si sarebbe dovuto attribuire a Vanny. Lei avrebbe dovuto dirci di disattivare l'inibitore, toglierci la maschera e osservare il mondo per ciò che è veramente, rivelandoci inoltre di essere gli ultimi. Non sappiamo di cosa o di chi, presumibilmente potrebbe essere un riferimento al fatto che all'interno del Pizzaplex non vi siano più impiegati umani, eccezion fatta per noi, che stiamo vivendo l'esperienza in VR.
C'era anche Vanessa, ma a meno che nel Ponte 2 non stiamo interpretando proprio lei, cosa che fino a prova contraria non escludiamo a priori, potremmo pensare che in seguito agli eventi di Security Breach lei non sia più presente all'interno dell'organico. Al di là di questi dubbi, una cosa è certa, noi abbiamo il potere di mettere fine a tutto e qualcuno ci ha tenuti in vita per una ragione. Il nostro compito, secondo questa entità, è quello di finire il lavoro da dove lei ha lasciato. Stiamo venendo usati per portare a termine qualcosa di già cominciato, ma grazie a Vanni possiamo aprire gli occhi. L'importante è ascoltare ciò che ha da dirci. Beh, certo, questo solo nel caso in cui lei ci avesse effettivamente parlato, ma questi sono dettagli. L'importante, tuttavia, è che ora abbiamo una serie di fondamentali indizi per cercare di capire cosa stia succedendo. Hellpointed 2 è, tra le altre cose, la sconfitta definitiva di Glitchtrap, che dopo essere stato trovato viene consegnato da noi a Vanni, o comunque a una sua manifestazione digitale e distrutto. E soprattutto sappiamo a grandi linee che fine abbia fatto Vanessa, che a quanto pare ha deciso di non abbandonare il proprio alter ego e che ha continuato a dare la caccia all'entità che l'aveva soggiogata privandola della propria libertà. Hellpointed 2 ovviamente necessita di tante altre risposte e chiarimenti, ma ci sembrava quantomeno doveroso dedicare un piccolo video a questi importantissimi elementi che per qualche motivo Steel Wool ha deciso di non mettere in evidenza, lasciandoli comunque nascosti all'interno del gioco. Torneremo prestissimo a parlare di Hellpointed 2 e di alcune nostre interpretazioni, ma nel frattempo, come sempre, vi ringraziamo per aver visto questo video, vi invitiamo ad iscrivervi al canale, lasciare un like e a condividerlo se vi è piaciuto. E noi ci vediamo a un prossimo video.